filtri chat, tutti i messaggi. Lo streaming sta per iniziare. Buon Natale, buon Natale a tutti e preparo il palo. Sì, volevo fare un video, già mi si è rotto il televisore per iniziare proprio il male bene. Ho fatto uno short al rispetto e niente, un disastro. Però volevo fare un video con la mia vecchia camera GVC Everio, però ho detto no, troppo casino, troppo disastro, e improvvisiamo questa live, vediamo un po' come va. Qua li metto perché non si bruci, vediamo un po' come mi riprendo l'acqua fredda nel mate prima di mettergli l'acqua calda, tutto improvvisato. Ecco qua, poi io posterò la foto del mate su Instagram, quindi seguitemi su Instagram se volete sapere novità mie. E per il momento, insomma, ci si accontenta di fare una live così, ma io ho quasi 18.000 pubblicazioni su Instagram, quindi mi raccomando, partecipate numerosi in questa live. Certo, vediamo un po'. Già, allora, buon Natale a tutte e tutti. Oh, oh, oh. Non mando il sondaggio perché mi dà fastidio che appare sullo schermo, non so perché hanno fatto così, però ecco, se mi filmo in verticale si vede che prendo il mate. Qua c'ho i semini di girasole, come potete vedere la striscia. Allora, grazie di seguirmi, per il momento siete zero, però molto gentili. Come va? Buon Natale, buon Natale. Oh, oh, oh. Buon Natale, partecipa nella chat. Buon Natale da Santen Chan. Come passerai questo Natale 2025? Mi raccomando, condividi la live così altri entreranno in live e parleremo. Qua c'ho la frutta secca che la mangio tutto l'anno. Oh, oh, oh. Buon Natale. Ah, ecco, zero persone. Beh, me lo immaginavo. Allora, che fate di bello? Buon Natale. Che mi dite di bello? Dove andate a fare le vacanze? State in casa? Vengono i parenti, gli amici, i familiari? Raccontatemi un po', perché questa live è fatta proprio per trattenerci, tenerci insieme. Qua mi manca del pistacchio, adesso vengo. Vediamo che altro c'è. Mandorle.
Oh, 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 buon Natale, buon Natale, buon Natale, come va? Mi raccomando, scrivetemi che fate per Natale. Che fate per Natale? Ma è proprio vero, secondo voi, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, oppure è più Natale con i tuoi, Pasqua con i suoi, Natale con i suoi, Pasqua con i tuoi, o eh, Natale con i buoi e Pasqua con i tuoi? Perché d'altra parte è nato in una stalla o in una grotta, non si sa se la stalla stava nella grotta tra il bue e l'asinello, quindi Natale con i buoi sarebbe più che con i tuoi. Però lasciate sotto nella chat. Poi mi raccomando, se mi vorreste fare un bel regalo di Natale, a colazione ci abbiamo il panettone a colazione però guardate, questo sarà il secondo panettone che mangiamo. Poi d'altra parte dopo Natale li svendono, quindi Mm. Allora, avrete visto che la scorsa settimana ci sono stati molti dei miei video e non scrivete in chat, vi piace guardarmi. Speriamo che questo Natale qualcuno mi faccia una donazione, perché mi si è rotto il televisore di mia madre che c'ha in cucina, poverina, che dispiacere gli ho dato. Si è rotto il connettore, allora o lo mando a riparare o mi compro un Google Chromecast di quarta generazione full hd, perché tanto il televisore led tv è hd. Oh, buon Natale Glauco Vermiglio, buon Natale, ciao, come va? Se poi fai la tua donazione qua mi aiuteresti a riparare il televisore di mia madre. Ho fatto uno short a riguardo. Mangio frutta secca. Oh, già 35 persone, non ne avrei immaginato che sotto Natale venivano in tanti. Buon Natale, io sto abbastanza bene, tu invece? Glauco Vermiglio, sì sì, anch'io sto abbastanza bene, soltanto che mi si è rotto il televisore di mia madre, lo spinotto, perché sono andato a muoverlo, tra è venuto via. Se guardi uno dei miei ultimi short spiego come il led Samsung da 35 pollici si sia fumato, e quindi avrei bisogno di un aiutino economico che arrivi prima di Natale, oppure che qualcuno mi regali o gli regali a mia madre il Google Chromecast di quarta generazione. Non c'è bisogno che sia 4K, basta hd o full hd, perché è un televisore hd, un led tv Samsung 35 pollici del 2013, ma funziona spettacolarmente.
e col Chromecast diventerebbe uno smart TV. Quindi non so quanto sono. Poi io, se qualcuno si abbona, io, se si abbonano dopo un anno, a magari facciamo 20 € al mese, io facevo 200 € al mese, vi mando fra un anno, prossimo dicembre, questo cellulare, il l'i pro i pro f183, c'è anche il bottone d'allarma. Se no vi mando questo, ma questo è un ricordo di mia madre che me l'ha regalato nel gennaio 2005. E niente, però allora Gianluca Vermiglio, mi sei spuntato spesso sulla home del mio profilo in questi giorni, quindi ho voluto dare un'occhiata al canale. Grazie mille. Si vede che YouTube considera che il mio contenuto ha delle affinità con i tuoi interessi. Glauco Vermiglio, anche io avevo un modello simile di cellulare, il Motorola. Dici questo è il Motorola C 350. Si vede allora che YouTube considera che il mio contenuto ti deve piacere. Adesso ne vedrai di più perché mi stai seguendo. Bello il Motorola, adesso io sto trasmettendo con un Motorola Moto E7 Power, resistente, forte, economico, soltanto che mi servirebbe comprarmene uno nuovo. Motorola è troppo forte. Beh, che dire, io ho spese, ho tante cose. Se voi vorreste fare una donazione o comprate un super chat, uno sticker, vi abbonate o regalate un abbonamento. Gli abbonamenti iniziano da 99 centesimi di dollaro, quindi fate un po' voi, mettetevi una mano nel cuore questo Natale, troverete i vostri sentimenti ma anche il vostro portafogli.
o siete arrivati a seguirmi in 100 e adesso solo in 8. Mm, mi raccomando, condividete la live, condividete la live. Devo fare un video con intelligenza artificiale perché mi ha ispirato, già lo volevo fare prima, ma mi ha ispirato l'avvocato Catania Francesco, a cui auguro una pronta guarigione. Ecco, se gli algoritmi possono metterlo come personaggio famoso sotto il mio video, perché ci tengo a che sappia, magari gli arriva, tu sei stato aggiunto in questo video, caro avvocato Catania Francesco. Non so cosa tu ci abbia, mi dispiace che stai male, spero che per quando tu possa ascoltare questo video tu sia migliorato, ma sono proprio belli i video che fai con il tuo alter ego, il tuo avatar fatto con l'intelligenza artificiale, perché non ha pagato un sosia. Non c'era Gigi Sabani nel video, hai capito? Allora, che stai bevendo? Eh sì, sono diminuiti da 100 a 8, adesso sono 7 mate. E questa è gerba mate, è una bibita del Paraná, cioè del Rio della Plata, di tutti gli stati tipo Argentina, Uruguay, sud del Brasile, Paraguay, Bolivia, Perù, e anche Cile. Si può trovare nel centro di Roma. Sì, sì, conosco l'avvocato Catania, uno dei pochi canali informativi fidedigni. Sì, è molto bravo, io lo seguo ormai da tempo, soltanto che non sempre posso guardarlo perché non so se durante la pandemia mi ero messo a guardarlo, facevo pochi video, c'avevo anche lavoro in casa e mi ero scordato di essere uno youtuber, e allora se devo produrre del materiale non posso guardarlo. Lui a volte esce in Premiere 6 volte al giorno, poi gli hanno demonetizzato un canale ma lui non si arrende, ha fatto un altro canale e lo ha rimonetizzato, adesso c'è 60.000 visualizzazioni a Premiere. Però dico io, non posso seguirlo tutti i giorni perché la volta che esco io in Premiere o in live poi faccio dei video che spero siano di tuo interesse. Guardali e commentali. Glauco Vermiglio, ogni volta mi dimentico che si chiama Francesco di nome e lo confondo con il noto caratterista Antonio Catania, ma come direbbe Sani Gesualdi, il personaggio interpretato da Nino Frassica, il grande Nino Frassica, l'avvocato è, per chi lo guarda da sinistra a destra, Catania Francesco, e per chi lo guarda da destra a sinistra, Francesco Catania. Oibo, or su, or giù, or di qua, or di là.
coltellino, perché io non lo so tagliare con le mani il panettone. C'è gente che lo strappa. Io sono prolisso, preferisco non sbranare il panettone perché poi a me non mi viene e io lo taglio. Panettone, non so, non so, il made in Italy. Ah. Sì, condividete questa live, mi raccomando. Non voglio parlare in altri idiomi perché l'ho fatto in una live e non mi metteva il doppiaggio in inglese. Invece io voglio essere internazionale. Ah, bene, proprio è venuta adesso la metà perché mancava uno spicchio per fare la metà. Voglio essere internazionale. Che c'entra che mancava uno spicchio per fare la metà? Vediamo se c'è un fazzoletto. Sì, perché quello è usato. Sono questi della cucina. Bella questa, grazie. Mi sono strozzato. Ma non con il panettone, mi sono strozzato con la saliva. Ogni volta. Allora, poi non ho mai capito perché demonetizzano alcuni canali dal successo notevole tutto a un tratto e il successo spesso quest'anno. Devono essere gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, non so. Speriamo che non demonetizzino il mio di canale. Ah sì, bella questa. Il panetum aculasium. Perché vuoi diventare internazionale? Per diventare famoso. Voglio diventare internazionale per portare l'italianità nel mondo. No, vabbè, per monetizzare di più. Se mi vedono 100.000 persone a New York e chissà quanto, magari ogni 1000 impressioni pubblicitarie arrivo a guadagnare 26 dollari. E poi mi vedono sempre di più perché YouTube suggerirà, come ha fatto con te, il mio video a sempre più persone, sempre più persone, sempre più persone, sempre più persone, sempre più persone,
e sempre più persone si iscrivono. Poi mi mandano il quadretto e basta, però almeno uno è contento, lo mette nella parete, per non dire altro. Perché poi che te ne fai del quadretto? Non ho capito manco io. Voglio diventare famoso perché sì. Glauco Vermiglio, ah beh, se YouTube si affida all'intelligenza artificiale so falli. E beh, purtroppo è così, ormai si sta andando verso la monetizzazione, l'automatizzazione di qualsiasi cosa. Chiami un taxi, ti risponde una centralina telefonica. Chiami il taxi con WhatsApp e c'hai un bot, non un CCT, è un bot che ti risponde. Già da tempo che si andava verso l'automatizzazione, adesso ci si mette l'intelligenza artificiale che in più vuole pensare, ma non come un essere umano, come un automata. Che cosa, che cosa, che cosa, che cosa? Sei tanto simpatico, devo essere onesto, quando hai detto che vuoi portare l'italianità nel mondo, mi hai fatto ridere. E sì, perché veramente comunque ho visualizzazioni un po' dall'estero, soprattutto da Latino America e da Argentina, e tanto dice la Meloni, i politici italiani che vogliono portare il made in Italy nel mondo, e poi io non riesco a trovare nessun industriale italiano imprenditore che voglia patrocinare i miei video, perché io potrei promozionare i suoi prodotti e mi vedrebbero in America Latina e in particolar modo in Argentina, e vendere mozzarelle, pasta, auto. Certo, devono soltanto pagarmi e poi non so, regalarmi un appunto, regalarmi qualche tonnellata di pasta, di olio di oliva extravergini, e io farei la pubblicità, capito, anche al panettone. Mm. Ma che mi sto mangiando? Mi sto mangiando la carta, mi sto a mangiare. Mi sto a mangiare la carta. La bestia. Mi sto a mangiare la carta. Cosa da pazzi. Voi una live così dove la guardate? Dove la trovate un'altra live così? Ah, mi sono scordato di fare i momenti salienti della live, perché qua cambia sempre la configurazione, perché così poi la gente la guarda a brani la live. Molti non la guardano per intero, ma mi sono scordato. 30 minuti dovevano passare, io mi sono ricordato adesso di fare i momenti salienti. Allora, buon inizio settimana. Buon Natale a tutte e tutti, se per caso non ci vediamo in un'altra live, ma ho voluto fare un video, una live in verticale, perché i video di Natale sono poco visti, di solito la gente è occupata. Comunque sì, sì, voglio anch'io sommarmi a tutta questa tendenza di l'italianità, di tanto. Voglio trovare degli sponsor, lancio il guanto della sfida. Volete proiettare il vostro prodotto nel mondo? C'è Sant'Enchanno, youtuber famoso, certo come nome non è tanto italiano, vabbè,
ma chi se ne frega, scusa. C'è gente che ha dei nomignoli e pubblicizza prodotti nel mondo, no? Almeno Sant'Enchan è un nome relativamente corto e che rimane in testa, cioè Ambrogio Catania è un bel nome, Serafino Massone anche, ma non rimane in testa, ce ne sono tanti parenti, amici, familiari si possono chiamare così. Invece Sant'Enchan in Italia chi l'ha mai sentito? Nessuno. Ecco perché ritornano a guardarmi. Ops, ho cancellato. Che è successo? Momento saliente, ma ho spento la camera invece di fare il momento saliente, mannaggia. Serafino Massoni. Sì, me lo ricordo. Perché non fa più video? Io lo seguivo, poi ho smesso di seguirlo. Mi dispiacerebbe che gli fosse successo qualcosa. Io lo seguivo molto e lui mi rispondeva cordialmente. Poi per divergenze su quello che sta succedendo, che lui ha appoggiato la persona sbagliata per quello che sta succedendo con l'invasione dell'Ucraina, non l'ho più seguito, ma tanto continuava a esordire nei suoi video che rigirava da un caffè a i suoi libri che ha scritto, il patriarcato, non so che cosa. Sempre iniziava con una pubblicità di 5 minuti sui suoi libri, non so quanti ne vendesse. L'equivalente italiano sarebbe San Tiziano ciao. Ah, interessante. Come fare a capire che un momento della live è saliente per chiedere a YouTube di fare un momento saliente? Semplice. Vediamo che effetti speciali. Correzione luce automatica. Ah, qua ci sono sempre tanti tocchi e ritocchi. Selettore di effetti speciali. Vediamo di non rovinare la live. Trucco niente, lenti, lenti. Lenti perché ecco, troppo forte questo effetto speciale, mi piace, mi garba proprio. Mi garba questo effetto speciale perché non l'ho messo all'inizio. Ma cerca il momento che ti ha piaciuto, più divertito. Sì, devo riguardare i suoi video più divertenti. Ok, bell'effetto speciale. Beh, mi piace proprio questo effetto speciale. Sì, sì, lo so, devo ritornare a guardare i suoi vecchi video. Ormai è dal 2020 2018 che lo guardavo molto. Poi anche non ho tempo di guardare tutto il mondo, prendo le vitamine. Eh, Azzarola un mi garba, dai scherzo. Ma sei toscano? Sei toscano?
sei toscano? Non mi parva. È bella la Toscana, oh. Benigni è toscano. Perdon, ups. Mazza, oh. YouTube aveva tolto gli effetti speciali, adesso sono ritornati. Io credo soltanto per le live in verticale, poi dovrò provare a farne una in orizzontale. Poi succede che con questo cellulare, che è il Motorola Moto e 7 Power, già YouTube Studio mi ha detto che c'ho delle limitazioni, non c'ho tutte le funzionalità, perché c'è l'Android 10 Go Edition, perché è un cellulare del 2021 di gamma economica. No, non sono toscano, sono delle parti di Verona. Ah, bella Verona. Di dove? Venezia, no? Sei di Venezia. Ci hanno fatto un film o un romanzo o le due cose, però come perché sia di buon auspicio. Non so se si può nominare in YouTube. Decedimento o perire a Venezia, qualcosa del genere. Anche miei e la, amici miei, è l'apoteosi della toscanità e di Firenze, secondo me. Esatto, esatto. Amici miei, un capolavoro, amici miei, ma è mitico il conte che interpreta, che sempre me lo scordo, Ugo Tognazzi, è mitico proprio, eh, un fan bippista, come direbbe l'avvocato Catania Francesco, che nel suo vecchio canale si chiamava avvocato Francesco Catania, fan bippista per non dire la parola di uno, cioè che può vivere di rendita ma preferisce annoiarsi invece che coltivare il proprio intelletto, studiare, lavorare. E il conte Mascetti, credo che era conte, no? E proprio alla grande, come si diverte, addirittura quando entra in un geriatrico ormai alla fine dei suoi giorni continua a cavoleggiare, a cavoleggiare, a cavoleggiare alla grande, non si stanca mai, furoreggia con le sue super cavolaggini, diciamo. È mitico, furoreggia fra le infermiere come paziente geriatrico e così finisce i suoi giorni. Non so se mi dà molta tristezza e pena oppure molta allegria pensare che almeno anche a 95 o 115 anni uno può continuare a rompere le balle agli altri. Il conte Mascetti, vediamo qua, hanno occultato un messaggio. Ah sì, mi ponga l'indice quando guardi, lo vede il dito, lo vede che stuzzica, non so perché l'intelligenza artificiale blocca certi messaggi. Un altro utente ha moderato, ma tanto io l'ho letto. Vediamo, intelligenza artificiale modera certi messaggi. Raggi X, ci sono pochi retro, retro, non so che cosa ha di retro questo effetto speciale. Ah, ecco, sì. Perché sembra un video fatto con la Commodore 64, editato con la Commodore 64. Non so quanto venga bello, però proviamo un effetto nuovo, una sensazione nuova. E
Glauco Vermiglio, descrivimi minuziosamente i tuoi. Ah, ecco, questo non l'ha censurato YouTube. No, ma che Claudio Vermiglio, dai, su, fai domande serie. Piuttosto dimmi tu, Claudio Vermiglio, il Natale dove lo fai? Con i tuoi o con i suoi? Vengono parenti a casa tua? Vai tu dai tuoi parenti, familiari, amici? Andate al ristorante, mangiate in casa di qualcuno tua? Natale con i suoi, con i tuoi o con i buoi, come il bambinello Gesù che fece il Natale con asinelli e buoi. Dove lo fai tu il Natale? Fan più attivi, è il nostro caro amico Glauco Vermiglio, è il fan più attivo. Mi raccomando, ma perché non li fa YouTube i momenti più salienti? Era Mascetti che diceva questa frase alla moglie del Sassardi. Ah sì, beh, in quell'episodio, gli amici miei, descrivimi minuziosamente i tuoi capezzoli. Ah, ah, ah. Ciao Sant'Enchan, felice feste, buon Natale, like. Ciao Gennaro Gelmini, ultimamente non fai più video, sto commentando i tuoi video vecchi sugli UFO, io mi confondo sempre come si chiama, Ubuntu, però quella mi sembra che è una distro della Linux. Mi raccomando, condividi questa live, Gennaro Gelmini, che intervengano altre, perché prima c'erano 100 persone e adesso siamo solo in 4. A Natale vado da parenti, a Santo Stefano organizzo tutto a casa uguale per Capodanno. Benissimo. E a Pasqua con chi? Con i suoi, con i tuoi, con i buoi? Caro Glauco Vermiglio, Gennaro Gelmini, ho pubblicato ieri La villa degli amanti maledetti. Ah, me lo so perso, adesso vado a guardarlo, caro, finita la live logicamente, perché devi sapere che io ho disattivato, cioè mi arrivano le notificazioni, ma ho disattivato le notificazioni dell'app nel cellulare e anche nel browser, perché nel 2013-2014 a ogni canale che si iscriveva scrivevo io e si attivava automaticamente la campanella. C'erano canali che pubblicavano in quel periodo anche 10-20 video di 1 o 2 minuti al giorno normali. Ricevevo notificazioni per aver commentato, perché mi rispondevano al commentario, perché mi davano like al commentario, perché mi rispondevano al commentario che avevo fatto al video, o perché mi rispondevano al commentario che avevo fatto un altro commentario, perché rispondevano al commentario che io avevo commentato, perché era uscito un altro video, perché erano in live. Io c'avevo un Samsung Galaxy Young 5360, Samsung Galaxy Young 5360, piccolino, grosso modo era un po' come questo cellulare, no? E con uno schermino grande come tutto il cellulare, però erano 2 pollici, 2 pollici e mezzo di schermo. Quando scendeva giù la cortina delle notificazioni, che io l'accendevo e lo connettavo al wifi, quasi tutto lo schermo del cellulare era pieno di notificazioni. 5-10 minuti che non riuscivo a utilizzare il cellulare perché entravano 200, 300, 1000 notificazioni, poi non sapevo quale leggere. Allora ho detto disattivo le notificazioni. Da allora non le ho più attivate, anche se ho un Motorola Moto E7 Power che vorrei cambiare per un altro cellulare. Quindi mi raccomando, fate la vostra donazione o abbonatevi al canale per aiutarmi ad andare avanti. I miei video sono liberi e gratuiti, però donate quanto potete.
ecco, allora termocamera, quindi fate la vostra donazione, fate la vostra donazione. Vediamo un po'. Glauco Vermiglio, Ubuntu Burundi credo si chiami. Ah, Glauco Vermiglio, e mi spiace, non so, per Pasqua non sono così lungimirante. Glauco Vermiglio, conosci Ciccio Baldacci? No, Ciccio Pasticcio conoscevo. Oh, questo effetto speciale ha fatto scappare molte persone, adesso siete solo in due. Gennaro Germini, vorrei più visualizzazioni per te. Sant'Enchan, bravo. Allora Gennaro Germini, tratta di condividere nei social questa live finché durerà, magari la vedono anche dopo. Madonna, madonna benedettola, delicoronetola. Allora, buon Natale a tutte e tutti che mi state seguendo. Glauco Vermiglio, sei diventato radioattivo. Sì, voglio provare tutti gli effetti speciali. Oh, come passa il tempo. Ero a 30 minuti di live, adesso sto a 48 minuti. Voglio un po' provare questi effetti speciali, magari attiro più visuals a me. A me gli occhi. Entrate in live, entrate in live, e guardate i miei video. Glauco Vermiglio, Ciccio Baldacci è uno che si professa come cantante ma non fa altro che vaneggiare cavolate. Si dice cavolate perché gli piace la verza, i cavoli. Glauco Vermiglio, abbandona questo grottesco involucro ed entra in me. Ho iniziato a leggere che non capivo niente, ma adesso ci capisco anche di meno, cioè, ma che aliens che vuole entrare, che deve entrare, boh, no, non ci ho capito una emerita cippa, boh. Non so se ogni tanto qualcuno entra in live incuriosito dall'effetto speciale, questo qua, o se esce dalla live. Salve, buon Natale, buon Natale. No, è una citazione alla leggenda di Al, John e Jack. Ah, bene, fantastico. E chi erano o chi era Al, John e Jack? Boh. Cambiamo effetto speciale, retro blu, ci mettono certi nomi. Ah, retro blu. Che bello, come sfocare e rovinare un'inquadratura perfetta. Vabbè che il mio cellulare non c'ha inquadrature perfette, quindi però insomma, poi perché devono occultare il bottone per fare uno short del momento saliente? Perché devono occultarlo, che devo dispiegare il menu? Ah, ecco, io l'ho tirata fuori perché tu prima fingevi di essere un esorcista.
forse un esorcizzato, chissà. Gennaro Gelmini, sto occupato un attimo con mio nipote, a tra poco, mettete tutti i like, va bene, fai vedere poi quando poi i miei video a tuo nipote, a tuoi parenti, familiari, amici, coinvolgili nei miei progetti, e che io cercherò di condividere i tuoi video. E mi raccomando, fai vedere magari anche quando stai con parenti, familiari e amici i miei video dallo smart tv. Devo riparare assolutamente il led tv che mi si è rotto di mia madre, e quindi mi farebbe piacere che YouTube mi pagasse. Se qualche tuo parente, familiare o amico mi può fare una donazione sul canale, perché si è rotto lo spinotto proprio, ho mosso il televisore e si è rotto lo spinotto di un televisore led tv del 2013 che ancora funziona molto bene, però adesso può vedere molti meno canali televisivi. Allora mi raccomando, Gennaro Gelmini, fa vedere il mio canale, i miei video a tutti i tuoi parenti, familiari e amici. Glauco Vermiglio erano i personaggi mafiosi siculo-americani di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ah, mitici. Glauco Vermiglio, comunque Ciccio Baldacci è quello di Vendetta Vera, non finirò in galera. Ah, Gero Gelmini, certamente San, farò, molte grazie. Se qualcuno di loro si può abbonare e regalare un abbonamento, il minimo per l'abbonamento al mio canale sono 99 centesimi di dollaro, e poi si può anche regalare un abbonamento a qualcun altro, magari per Natale. A chi donerà 5, 10, 15 euro farò un video a richiesta su un tema a richiesta. Come mi piace questo effetto speciale. Ops. Federico Bargiacchi è il mejor. Grazie Federico Bargiacchi, e buon Natale, buon Natale, buon Natale a te, famiglia, parenti, amici, vicini di casa, compagni di lavoro, compagni di sport, gente del circondario. Caro Federico Bargiacchi, però, con chi passerai il Natale? Con i tuoi, con i suoi o con i buoi? A casa tua, a casa di qualcuno dei tuoi parenti, familiari, amici, o al ristorante? E chi invita? Scrivilo, tanto per chiacchierare un po'. Glauco Vermiglio, Ciccio Baldacci ha fatto anche un video dove strappa una bottiglia di pignoletto per festeggiare il decesso della nonna. Ma no, ma veramente è un losco figuro. Mettiamo disco. Ci mette un po' di tempo, speriamo che non mi faccia uscire dalla live. Si è bloccato, si è bloccato e niente disco. L'effetto speciale era disco. Ah, arriva, o è il mio cellulare o è la connessione o è l'effetto speciale che è un po'
fuori sintono, però ecco, no, credo che sia l'effetto speciale che è abbastanza intenso come per il mio cellulare, le due cose, perché si vede molto rallentato. Chissà come vendrà questa parte di video, speriamo che non mi cadi giù la live, perché sono 56 minuti che sto chiacchierando per intrattenere tutte e tutti voi, quindi lo faccio per voi, eh. Glauco Vermiglio fa conto Giuseppe Chiattone, ma di colore e un po' meno antipatico. No, no, io Giuseppe Chiattone ormai il trash all'italiana non lo seguo più, ma fa conto che per me un punto di riferimento del trash rimane ancora, anche se ha cancellato tutti i suoi canali e sono rimasti dei video salvati da altri, Giuseppe Simone. Poi è ritornato dopo che un anno fa aveva detto che con YouTube tagliava. Matteo Montesi è ritornato a caricare video, ma credo che stia ricaricando video vecchi, e questo è un grave errore, perché YouTube gli può buttare giù anche questo canale, perché YouTube non vuole lo spam, e se lui carica video di canali che lui stesso o YouTube hanno cancellato. Mi sembra che lui aveva cancellato dei canali perché faceva delle pazzie e stava in causa per l'affidamento del figlio che stava in fase di divorzio. Lo hanno anche buttato fuori da Instagram. E beh, ti credo. Ah sì, me ne hanno parlato di Montesi. Sì, ma cerca. Ecco, questo effetto speciale l'ha messo subito perché è meno carico, infatti è più fluida l'immagine che con non con l'effetto disco. Raggi, eh sì, Matteo Montesi lo devi cercare, troverai qualcosa. Poi ultimamente è ritornato, ma credo che stia ricaricando cose vecchie. È un errore che fanno molti youtubers quando vogliono avere di nuovo tante visualizzazioni. È come se io ricaricassi video del 2013, occultandoli nel 2013 e ricaricandoli oggi. Ma innanzitutto YouTube ti può castigare, non è che ti premia. E poi anche un'altra cosa, che il pubblico ti castiga perché ti vede troppo giovane, giovane di 15 anni fa, e poi alla fine dice: ma che sta rimettendo roba vecchia, non è lui, ma di che parla? Sono una volta uno spettatore ha visto un mio video che non ho ricaricato, è rimasto lì, del 2013, mi ha detto: ma di che stai parlando? Queste cose sono superate. Io gli ho detto: ma stai vedendo un video del 2013? Mi ha detto: ma è vecchio, cancellalo. Questa è la mentalità degli spettatori, ma non si cancella. Però te ti immagini di caricare cose del 2010 o del 2006, come Matteo Montesi gli hanno buttato giù molti canali, lui ne ha riaperti e chiusi tanti per la causa di divorzio, e alla fine insomma, alla fine non puoi ricaricarli. Magari non su YouTube, in altre piattaforme sì, perché YouTube c'ha anche il diritto di proprietà sui tuoi video caricati in YouTube, ma se li ricarichi altrove. Glauco Vermiglio, per esempio, lui si era intruforato in una proprietà privata e l'hanno portato via di peso. Sì, questo lo faceva anche Matteo Montesi, che poi mi sembra che ha bruciato una cascina. Non so come è andato a finire l'episodio, male logicamente, e era di una chiarividente, cartomante, astrologa, che per un processo penale o giudiziario avevano imbargato la proprietà. Costava mezzo milione di euro, ma poi si vede come ha fatto il bucaggio in un villino a schiera che sembrava, lui pensava che era abbandonato, si è messo a stirare sotto: non c'è nessuno, non c'è nessuno, e poi si è visto, si è filmato, o lo hanno filmato, il suo cugino Giona,
come ha rotto gli sportelloni di legno che chiudevano la finestra, e coi piedi si è intrufolato, ha rotto il vetro che era sottile e si è messo a spaccare tutto. Quando scese le persone anziane che stavano dormendo, uno c'aveva lo schioppo, per poco gli spara e si è andato anche in quello in giudizio. Infatti lo hanno giudicato il sano mentale per qualcosa, no? Per quello che la moglie è riuscita a trovare un argomento per divorziarsi da lui, perché faceva tutte queste cose qua che non si devono fare. Ma te ti immagini, no? E quindi poi andava nel fiume Musone, non so se dell'anonimo luogo Musone, Musello, Musone, si bagnava in uno scarico fluviale, cioè in mezzo al liquame. In un video emerge con una scarpone dalla suola rotta in bocca e morde la suola, tira la suola, poi coi denti apre una confezione da 1 chilo di mortadella, di un taglio unico di mortadella, e se magna con la bocca sporca, tutto frascico, frascico dei defluenti cloacali lì, se magna la mortadella, va fuori da un supermercato, da un ipermercato, a mangiarsi mozzarella, mortadella, tutte cose intere. Esatto, maiato di mente quello lì. Sì, 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 mi ricordo, ma che pirla. Cioè tutto per avere visuals, perché io credo che nella vita normale non era così. Anche mi ricordo che lui diceva sempre, perché piangeva su se stesso, che il suo babbo e la sua mamma erano malati, che stavano a letto tutto il giorno, che lui faceva dei grandi sforzi per editare il video, che c'aveva un computer vecchio che lo editava in 14 o 18 ore il video per caricare le premiere, che lui faceva delle premiere di 5-8 ore per fare visuals, perché gli avevano detto più dura più gente si ingancia, ed è effettivamente così. Io ho fatto una premiere di 57 minuti, l'ultima, meno visualizzazioni di una premiere di 1 ora e 47, e anch'io ci metto 10 ore a editare il video. Adesso col computer che ho lo posso editare in ultra 8k highest definition, 60 frames al secondo. Però poi lo vedo in un video che il suo babbo cammina, parla, era anche giovane, non vecchio come lo ritraeva lui, e lavorava in una falegnameria, in un tagliere di falegnameria che era del babbo, quindi padrone di un locale di falegnameria. Non so se era, faceva infissi in legno, e guidava il babbo, portava una consegna e gli ha detto al figlio: beh, adesso vai a lavorare anche te. E lui gli diceva al babbo: no, guarda, adesso devo andare a fare la mia premiere. E intanto si stava filmando, quindi non era il babbo né vecchio né invalido, e non stava tutto il giorno a letto che lo doveva curare lui, ma lavorava. Era lui che non lavorava e che stava tutto il giorno a spasso con la macchina, bruciando carburante e andando in giro a cavoleggiare e a fare tutte queste cose, e a editare i video, hai capito, e a farsi fare delle donazioni. Altro che amici miei. Matteo Montesi è un amici miei vivente. Stessa cosa Chiattone, che faceva il giullare per le visualizzazioni. Qua vabbè, qua dice
questo messaggio è in attesa di revisione. Purtroppo mi mettono in revisione messaggi. Sì, sì, dovresti, non so perché qualche messaggio in attesa di revisione. Glauco Vermiglio, sì, sì, a cantare Gesù Gesù per noi, tu sei davvero grande, e viva Gesù. Cri. Guarda, due personaggi hanno reso famoso Matteo Montesi. Innanzitutto l'avvocato André Di Pre, che lo ha lanciato, e poi grazie ai meme che ha fatto e ai video comici Christian Ice, perché altrimenti Matteo Montesi sarebbe passato inosservato. Comunque mi ricordo quando diceva Matteo Montesi, c'è stata una live, non so se sulla piattaforma Viola, che gli dicevano, gli parlava uno, c'erano due o tre persone, uno gli parlava: ma tu Montesi, sì, beh, che vuoi, perché sei ingrato, come ingrato, perché continui a chiedere denaro per la fibra ottica quando io già ti ho dato quel denaro, perché non mi ringrazi? E lui diceva: beh, che vuoi, boh, mi serve il denaro. Sì, ma almeno ringraziami in qualche tuo video che ti ho pagato non so quante centinaia di euro per qualche anno di connessione. E poi gli diceva: t'ho pure mandato un cellulare per posta, perché non mi ringrazi? Infatti lui in un video diceva: ma questo cellulare non so se l'ha buttato fuori dal finestrino, non so se l'ha fatto a beneficio del video oppure l'ha proprio buttato via, però non riconosceva nessuno, non riconosceva a nessuno quello che gli donavano, e non ringraziava in video. Io invece ringrazio. Se voi mi farete una donazione o vi abbonate o regalate un abbonamento o partecipate con una super chat o uno sticker, io saluto ogni tanto tutti quelli che mi hanno donato fino adesso, e se voi donate 5 10 20 euro faccio un video a richiesta o vi saluto. Infrarossi, infrarossi, vediamo un po'. Oltre a quella con la maglia arancione che cantava non me ne pento, dice Glauco Vermiglio. Glauco Vermiglio, altra fanatica religiosa come Santoro del Cerebro. Ah, il Cerebro podcast. Io ho persi di vista perché io seguivo Mr. Flame quando Mr. Flame era Mr. Flame, nel senso che faceva dei video reaction e dei dissing ai video più stupidi di YouTube Italia. Era il miglior momento di Mr. Flame. Poi Mr. Flame ha cessato di occuparsi dei qua qualunque e ha iniziato a occuparsi dei personaggi di grosso calibro. Altrimenti aveva fatto pure un video su Sant'Enchan, se non mi sbaglio, ma l'ha messo occulto o l'ha cancellato. E lo stesso Montesis, ma è l'uomo gatto. Ah, Francesco, salve, buon Natale Francesco, buon Natale a tutti, buon Natale a tutti, buon Natale a tutti, buon Natale a tutti. Da un momento in altro spengo questa live perché adesso siete solo in tre, eravate arrivati a 100. Vediamo un po'. Scusate, vediamo. Scusate, ho dovuto vedere oggi, eh, messaggio ritirato. Sono stato assente. Glauco Vermiglio, come mai hai ritirato un messaggio? Ma è l'uomo gatto. Francesco,
Glauco Vermiglio, Miele non ha nulla da dire e si occupa solo di bipolardo Rosario. Glauco Vermiglio, scrivi quello che Federico Bargiacchi, ciao, che viva il CE, che viva il CE e buon Natale. Siete in 5. Buon Natale, buon Natale, buon Natale. Dove farete il Natale? Con chi lo trascorrerete il Natale? Che regali farete? Scrivetelo qua sotto, capito? Che Natali farete? Lo farete con i tuoi, i suoi, i buoi, a casa, al ristorante? Che vi regalate? Scrivetelo qua sotto. Io vorrei un cellulare nuovo. Mia madre non so se me lo può permettere, si può permettere di regalarmelo. Allora, se mi fate una donazione, YouTube mi deve circa 40 dollari. Se arrivo ai 100 dollari mi paga e magari con quello mi compro un cellulare economico, anche se vorrei un cellulare da lavoro con 33.000 microampere di batteria, così posso fare delle live di una settimana. Troppo forte. Caleidoscopio. Troppo forte. 33.000 microampere. Vabbè che ci sono dei cellulari da 33.000 microampere che hanno il MediaTek Helio 100 come microprocessore, quindi una chiavica, ma hanno un'autonomia di 6 mesi in stand by, quindi nella piattaforma viola potrei fare degli streamer infiniti e beh, fra uno streamer e l'altro lo ricarico. Certo, poi si ricarica magari in 3-4 giorni, una settimana, un cellulare con 33.000 microampere con 33 watt di ricarica e vattene a pesca, no? Infatti servono anche per andare a pesca. Notizie dalla Saicio, dice Federico Bargiacchi. No, purtroppo no, io gli ho scritto in Telegram e non mi si fila, da molto tempo che non entra in Telegram. Sono preoccupato perché diceva che aveva conosciuto dei soggetti un po' strani, non vorrei che gli sia successo qualcosa, capito? Non credo che ha smesso di utilizzare Telegram, o non ci si fila proprio oppure gli è successo qualcosa, ma mi spiacerebbe. Un attimo, cosa devo scrivere? Glauco Vermiglio. Glauco Vermiglio, ho detto solo che Miele Mister Flame non ha nulla da offrire oltre a video reazione e a Liccardo Rosario. Sì, mi sembra che lo sta appoggiando a Licario Rosardo perché parla sempre di lui, e allora alla fine mi sembra che è una pubblicità negativa, cioè ti fa credere che parla negativamente, che lo prende per il in giro, però in effetti tanto parlare male mi sembra che lo vuole sponsorizzare. Glauco Vermiglio, il truffatore di Mugnano, è il secondo più grande deficiente di internet dopo Colossim, e ce ne sarebbe una collezione di deficienti di internet. Glauco Vermiglio, 4 san che ti scrutano l'anima, mi sento osservato. A me gli occhi. Davvero hai un gruppo Telegram? Posso unirmi? Beh, c'è un profilo Telegram, poi c'ho anche gruppi, basta che cerchi Santen Chan. C'ho tanta fantasia, no? Che qualsiasi, poi c'è anche un gruppo che, perché si scriva più gente, ho detto YouTube Italia, però non si è iscritta gente, è rimasta quella che c'era quando era un gruppo mio, quindi c'ho dei gruppi e anche un profilo Santen Chan. Federico Bargiacchi, chissà come sta anche Igor e Ivan,
che mi hanno fatto delle donazioni non li ho più visti né sentiti, anche loro su Telegram. E poi no, non mi hanno fatto più donazioni. Non vorrei che siano andati a combattere in Ucraina e che gli sia successo qualcosa. Speriamo di no, perché proprio perché ho messo uno short sull'Ucraina sceso da Pezzel, gratuito, senza musica, senza nulla. Non so se Igor o Ivan mi hanno donato 20 euro, niente di meno. Quindi io penso che siano andati in Ucraina come foreign fight, però non vorrei pensare a cose estreme che gli siano successe. Però ecco, ho questo timore che per la prima volta, per la prima volta svelo un video. Fratelli e sorelle, sempre gli effetti speciali tardano un po'. Di connessione, che è successo? Sei dal vivo, l'effetto speciale m'ha buttato giù la live. C'erano 3 persone, adesso ce n'è una. Grazie a chi mi segue, grazie dei fiori, ma evidentemente ci sono degli effetti speciali che non sono supportati. Degli effetti speciali che non sono sopportati o supportati dal mio cellulare, o la connessione è troppo lenta per quegli effetti speciali. Si vede che l'upload download oh, troppo forte. Mi è caduta la live e adesso mettiamo. Adesso sto a fare 3 persone. Buon Natale a tutti, buon Natale. Vediamo, buon Natale. Buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale a tutti, a tutte, a tutti. C'ho 46% di batteria, ancora ce ne vuole di tempo da passare insieme, perché voglio arrivare al 30%. L'altra volta sono arrivato al 20. Hai capito? Capito? Mi hai. Buon Natale 2025. A scanso di equivoci, perché ci può essere un altro Natale che uno festeggia 2013, non so. Capito? Eh, sembra un ITP dell'epoca. Eh sì, hai capito. Mi spiace che si è tagliata la live. Ho scritto sul gruppo, grazie. Dice Gianluca Vermiglio, ho visto anche il tuo canale e ho visto che hai citato Gun Blood Scissor. Anche io lo conosco, ogni tanto su un gruppo che frequento. Ah, bene, se poi mi puoi dire quale, magari in Telegram. Io sto presente in Instagram, cercami, c'ho quasi 18.000 pubblicazioni in Instagram. Poi ho smesso di pubblicare, pubblico delle storie perché è troppo laborioso seguire Instagram, Kuwai, altre reti sociali. E poi cercami in YouTube, che c'ho 12 canali. Questo è quello più importante. Poi c'ho un secondo canale dove ormai pubblico gli short in spagnolo, che io salvavo i podcast in italiano. E poi c'è un terzo canale di gastronomia, e poi c'ho tanti altri canali che in pratica quasi pubblico nulla. Però tu cerca in YouTube e vedrai tanti canali Sant'Enchan. C'è uno del 2010, che avevo altri canali, ma ho smesso. Uno addirittura l'ho chiuso perché i video, insomma,
erano quello che erano. Mi filmavo con l'LG KP 215, per quello che ho cancellato il primo canale del 2010. Quindi mi raccomando, cercami in Facebook, Instagram, TikTok, Kuai, YouTube, Dailymotion, Vimeo, Odyssey, Rumble, its.com, che era Twitter, Twitter, come Sant'Enchan. Vediamo un po', sempre mentre una mosca in casa. Non metto fratelli e sorelle perché a quanto pare horror in tv, ma io voglio capire da dove entrano le mosche in casa mia, perché solo a me rinascono con il riscaldamento, rinascono. A me è una mosca, è un moscone grande così, ma dove ha mangiato? Oh, oh. Nei social mi sembra un ispanismo. Glauco vermiglio mi ricorda redes sociales in spagnolo. Sì, sì, mi ritorna in mente, bella come sei. Allora, fra poco dovrò dismettere questa live. Vi auguro a tutte e tutti un felice Natale. Non so se potrò fare dei video, ma ho preferito fare una live in verticale perché è più immediata. Io nel passato ho fatto dei video di Natale, li vedevano centinaia di volte, invece così forse ho fatto già 200 600 visualizzazioni in una botta sola. Gianluca Vermiglio, noi spettatori siamo i fratelli mentre le mosche le sorelle. Ah, che bello, non bisogna escludere nessuno. Mi piace di più questo effetto speciale, mi piace di più, mi piace questi. Tolgo gli occhiali tanto. Eh, va bene. Va bene, ragazzuoli, va bene ragazzuoli, affezionatissimi e rari amici, ci vediamo presto. A presto, e se non ci vediamo prima di Natale, buon Natale, a frappè. E cercate di fare una donazione al mio canale, in questo modo magari qualche dollaro, qualche euro, mi aiuterete a comprare qualcosa. Glauco Vermiglio, un saluto a Sant'Enchan, lo youtuber italiano più famoso al mondo. Grazie, grazie.
e ho bisogno di tutto il vostro supporto. Guardate i capelli bianchi che mi fa questo effetto speciale. Tanto effetto speciale non è. Adesso voglio vedere quando metto la camera al naturale come capito e com'è la storia. Adesso mi segue solo una persona. Mettiamo, forse sono gli effetti speciali che insomma frenano tutti. Ah, mamma mia, questo vediamo è pazzesco. Già ho paura quando non arriva l'effetto speciale, perché dico qua si blocca di nuovo la live. Forse il mio cellulare è troppo vecchio. Mi raccomando, almeno che mi possa comprare un Motorola Moto E22, sempre più nuovo di questo Motorola Moto e 7 Power. Che strano che non parte l'effetto speciale sott'acqua. Ah, ecco. E perché non parte quest'altro? Sott'acqua? Quindi, dove l'acqua? Ma sopra l'acqua, non sott'acqua. Sott'acqua dove avere il riflesso sopra. Vabbè, ma non è molto effetto speciale. Testa grande. Ah, ecco, ecco, testa grande. Allora mi raccomando, buon Natale a tutti. Siete in non so, 14. Buon Natale a tutti, buon Natale a tutti e buon Natale, che fate un buon Natale, mi raccomando. Buon Natale a tutti. E buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti, mi raccomando, fate bravi. Io so un'ora e 22 che sto in live e adesso sto esplorando gli effetti speciali, perché ho preso la merenda, il mate, e ho già mangiato il panettone. E questo effetto speciale non è che insomma mi sconfinfera più di tanto. Intanto li vado esplorando. Questo già lo conosco, questo già lo conosco. Vediamo un po' lento questo cellulare. Guarda, ma accontenterei di avere un Motorola Moto e 22 33 60. Giochiamo a tombola, no? Non so qual è. Mi sembra che c'è un Motorola Moto e 60 60 e passa, sempre meglio di questo. Però potendomi comprare un Motorola Moto G86 Power sarebbe meglio. E se no io ho un Ulafone, un Doge, un questi da lavoro con una batteria da Oukitel 33.000 microampere e un mattone con incrostato un cellulare. Mi durerebbe chissà quanto tempo. Poi certo, avere un chilotto di cellulare non puoi pagare. Non puoi parlare, non puoi parlare. Che ora è? Le 12. Non puoi parlare con un cellulare, deve avere un mega parlante e parlare viva voce. Un cellulare da 1 chilo, un cellulare da 1 chilo insomma si fa sentire. Però mi piacerebbe spendere 1.000 euro in un cellulare. Aiutatemi, fatemi dei regali. E il vostro youtuber preferito fa uno sforzo per andare in onda.
vediamo. Ah, ecco questo. Oh, ecco questo sembra più sott'acqua. Oh, che bello. Senza naso e senza bocca. Allora, senza naso e senza bocca, vi auguro buon Natale a tutti. Ecco qua. Che divertente, che divertente, che divertente. Che divertente che è fare le live così, no? Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! Ah 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 ah! Oh oh oh! Buon Natale a tutti! A me gli occhi! Tanto io c'ho solo quelli, gli occhi! Ah ah ah! Basta, mi sembra che questo effetto speciale non le piace a nessuno. E buon Natale a tutti, buona scamorza a tutti, tanto non c'è nessuno, solo una persona. Buon Natale a tutti, buon Natale a tutti, mi raccomando. Con chi passerete questo Natale? Da soli, con parenti, familiari, amici, a casa vostra, a casa loro? Andrete a mangiare a casa loro o a casa vostra? Andrete al ristorante? E soprattutto, che vi farete regalare questo Natale? Che regalate per questo Natale? E adesso ci facciamo uno short. Ma ha disattivato le luci. Ma come si fa? Correzione attivata. Glauco Vermiglio, buon Natale a tutti, grazie per essere qua, Claudio Vermiglio. E condividi questa live, magari l'hai già fatto. E vetro striato, non stirato, vetro striato. Ah, che bello, solo metà, metà, così si rovina l'immagine per metà, non per intero. E uno sa dove è striato il vetro, capito? A me piace tantissimo il filtro e la vocina che fai. Ah 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 ah. Oh oh oh, buon Natale a tutti. E sì, era bello l'effetto speciale de speculare. Poi mi raccomando, ogni tanto entrano 7 persone, 10 persone, ma prima erano entrate in 100. Adesso è un po' un problema perché metto l'effetto speciale. Oh, se mi è bloccato di nuovo, se mi è inceppato Marosca, allora non è l'effetto speciale, è proprio cellulare. Big Ben ha detto stop. Qua passa il tempo, ma si è bloccato il cellulare. Si è bloccato il cellulare.
riconnessione, sei dal vivo? Sì, ma non filma. C'è un problema, ma sempre così fa. Sei dal vivo ma non c'ho immagine. Sono da ci sono stati problemi che non apparivo neanche in camera, non apparivo neanche in camera, non apparivo. Non so se la linea o io, vabbè, che io la linea l'ho persa, che so grasso. Adesso poi per Natale qua io voglio, mi hanno messo una pagliacciata di pubblicità che proprio non. Oh, è difficile accedere a un canale qua. YouTube fa di tutto per farti vedere cose che non ti interessano. Vediamo un po' come, ah, si vede bene la miniatura che ho fatto col cellulare. Però attualmente solo una persona mi sta seguendo, però la miniatura è venuta bene. Un'ora e 32 minuti. Se cancellava la live per intero, purtroppo sono stato 10 minuti cercando di avvivare la live. Eccomi qua, eccomi, come potete vedere. sono io sono io che parlo nello smart tv. Ebbene, ebbene sì. E adesso ci sarà l'effetto feedback, eh, come potete vedere. Vediamo fino a che punto. Io non so, da un momento a un altro taglio, perché adesso siete in tre e adesso si vede proprio, no, le immagini. E adesso io ho da fare, però sono stato molto tempo aspettando non so, si mi è oscurata la camera, deve essere il cellulare, internet, che c'è un cattivo provvedere cattivissimo. Eh, bagno lo spazzolino e buon Natale a tutti. Nel frattempo vedete come io, per risparmiare, taglio il tubetto e grattugio via tutto il gengi dentifricio che c'è. Anzi, questo è troppo per una colazione, poi devo lavarmi i denti mezz'ora fa, ma vabbè, faccio questo per voi. Adesso al più presto leggo la live, però prima me lavo i denti.
raccomando, mi racco e mi mando, facciamo. Allora, non è più entrato nessuno in live. No, ci sono due persone. Bravi, bravi, che voi perseverate fino alla fine dei tempi. Vediamo. Bravi che mi seguite. Buon Natale a tutti e buon Natale, buon Natale. Buon Natale a tutti. Grandi e piccini. Buon Natale a tutti. Adesso ho smesso di prendere colazione. Grazie di avermi seguito, di seguirmi, di continuare a seguirmi. Adesso ho detto cellulare perché spazio in questa tavola non c'è, pieno di riviste. Eh, pieno di riviste. Vediamo quanta batteria ho, perché mi ha fatto tribolare 39%. Mi ha fatto tribolare questo cellulare. Adesso qua devo aumentare il brillo, spenderà più batteria. Però mi raccomando, guardatemi, guardatemi, seguitemi. Non so se per Natale farò altri video. Comunque ho voluto fare questa live estemporanea. Grazie per seguirmi, quelle persone, due persone che adesso sono tre. Buon Natale a tutti, buon Natale, che so che è andata a rotazione. Infatti uno va, uno esce, rimanete in due, in tre. Adesso non ci sono fan più attivi, per quello che se fra 2 o 3 minuti rimarrete in due, io col 38% della batteria dovrò tagliare, insomma, questa live. Però mi fa piacere che almeno 2 o 3 persone dopo un'ora e 38, quasi un'ora e 39, mi stanno continuando a seguire. Eh, allora ditemi che farete questo Natale, se lo passate in famiglia, se viaggiate, se andate con i vostri, con i suoi, se vengono parenti, familiari, amici vostri o di lei a casa, se andate a mangiare al ristorante. Spiegatemi tutte queste cose e che regalo vi farete. Gun Blood Scissor. Eh sì, no, perché ho iniziato la live, l'ho iniziata così alla chetichella. Allora deve essere stato il correttore di testo che ha scritto 2024 Gun Blood Scissor. Devo correggere dopo il titolo. Però come stai, Gun Blood Scissor? Se non ci vediamo prima di Natale, buon Natale, mi raccomando. E poi ordinarmi pure un altro video, l'argomento di un altro video, che io ben volentieri, siccome devo riparare il televisore di mia madre che ho rotto senza volerlo, perché ho tirato il televisore e il cavo ha rotto lo spinotto. Allora pensavo di comprare un Google Chromecast, che ci metto l'applicazione per vedere la tele lì, attraverso il web, perché Chromecast permette di mettere applicazioni della quarta generazione. Poi non serve prendere 4K, perché il televisore è HD, quindi basta già e avanza a mettere uno full HD. Però
gambla scissor, ok, grazie anche a te famiglia. Però devo riparare oppure è meglio siccome che te lo riparano magari rompono qualcos'altro a volte anche intenzionalmente, allora prendo questo chromecast così diventa uno tv, perché ancora funziona molto bene quelle tv samsung del 2013, è un peccato buttarlo. Ehm, grazie anche a te. E dove andrai con i tuoi, con i suoi, con i buoi al ristorante, a casa di parenti, familiari, amici? Vendranno a casa tua parenti, familiari, amici, vicini di casa, compagni di lavoro, compagni di sport? Come vi organizzate e che regali vi farete, carissimo Gan Blarshissor? Che regali vorresti ricevere e che regali farai? Io vorrei avere un Noukitel da 33.000 microampere, così che in stand by dura 6 mesi, e fare degli stream per la piattaforma Viola di molte ore di seguito, addirittura mettono un tripode il cellulare e mi filmo anche dormendo, perché non riesco mai a avere nella piattaforma Viola 3 persone in chat. Forse se trasmetterei 30 ore, 50 ore di seguito, 3 settimane di seguito, qualcuno entra in chat a dire oh ma che stai a fare. Però è così, è così, vediamo. Io un'ora e 42 che sto in live, 37 per cento di batteria, appena ma vicino al 30 per cento sgancio, anche perché all'inizio eravate in 100. Ah, devo staccare. Ciao ciao, buon Natale a tutti, ciao.